ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, che cosa ti sta chiedendo di incarnare lo spirito del fuoco? Abbiamo fatto già lo spirito dell'aria e con lo spirito dell'aria abbiamo visto una cosa molto importante. Non vi spoilerò niente se non avete ancora guardato. Non è soltanto se hai il segno zodiacale nel fuoco, nell'aria, perché tutti abbiamo gli elementi all'interno di noi, no? Siamo fatti degli stessi elementi, oltre a che della stessa sostanza dei sogni. Gli elementi non sono semplicemente come pensiamo le categorie, noi non lo pensiamo, noi della nostra scuola non lo pensiamo, però per chi all'inizio non sono solo categorie astrologiche, no? Non sono etichette, sono spiriti. Nello yoga sciamanico e nella psicologia immaginaria gli elementi sono proprio delle forze vive che attraversano la coscienza umana. E a volte arriva l'aria, come l'abbiamo già fatto, per liberarti da ciò che è diventato troppo pesante. Oggi andiamo a vedere il fuoco, perché magari quando dimentichi il desiderio, no? E poi arriva l'acqua, perché la tua anima ha bisogno di sentire. E quindi quello che gli spiriti, che poi sono quello che viene chiamato spirito nella religione di natura, nello yoga sciamanico, sono gli archetipi nella psicologia. Quindi sono proprio degli dei, degli spiriti che parlano all'anima. E il fuoco, in questo caso, quello che facciamo oggi, quando arriva? Il fuoco arriva quando hai smesso di desiderare davvero. Quando vivi in sopravvivenza, quando trattieni l'energia, quella grande forza erotica della Kundalini, no? Che crea tutti i mondi, quando reprimi la rabbia, quando reprimi quell'eros, che è energia creativa, quando reprimi il piacere, l'istinto, primo, secondo chakra, il fuoco non è tranquillità, il fuoco è vita che vuole incarnarsi, ti chiede coraggio, ti chiede presenza, ti chiede scelta, ti chiede di smettere di aspettare il momento perfetto per fare le cose, perché il fuoco non pensa, il fuoco danza. E a volte il fuoco arriva come una crisi, no? Una crisi che scombussola tutto, come passione improvvisa, ti innamori di qualcuno all'improvviso, ah non si fa, non si fa, oppure adesso cosa faccio, oppure ti arriva una scintilla creativa all'improvviso, no? Passione improvvisa, come attrazione, come distruzione. E nello yoga sciamanico il fuoco non distrugge per farti male, distrugge per liberarti. E quindi a volte il fuoco arriva proprio come questa danza, no? Il fuoco danza e a volte noi ci spaventiamo. Arriva come questa passione improvvisa, come questa attrazione. E cosa fa? Brucia il controllo. Brucia il controllo. E quando brucia il controllo, rinasce l'araba fenice, resta finalmente ciò che sei. Samasati, ricorda chi sei, Samasati. E quindi cosa andiamo a fare oggi con lo spirito del fuoco? Andiamo a vedere cosa il fuoco, lo spirito del fuoco ti sta chiedendo in questo momento. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Cosa ti sta chiedendo di incarnare il fuoco? Andiamo a vedere. Chiedo al mio amante mistico, allo spirito del fuoco, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, eros, vitalità, visione e bellezza. Vediamo. Cosa ti sta chiedendo di incarnare il fuoco? Prima carta. Dov'è che stai reprimendo la tua energia? In questo momento, dov'è che stai reprimendo? 2000 carte stiamo facendo. Dov'è che stai? Comunque era uscito il 4 di denari, se non erro. Reprimendo, appunto. Dov'è che stai reprimendo la tua energia? Ragazze, ragazzi, dovete lasciare andare il conosciuto. Qua stiamo bene nella zona comfort. No, è meglio così. Non so che c'è dopo. No, non vado di là perché ho paura. 8 di coppe. Stiamo reprimendo il nostro fuoco, laddove la tua anima invece sta chiamando. Perché? Perché l'8 di coppe è una chiamata dell'anima.
è un movimento emozionale. Lascio le coppe piene, seppur mi hanno nutrito fino a questo momento, quello che ho conosciuto, ma devo andare, devo andare, devo andare. Sì, possono essere anche delle relazioni, o delle relazioni di amicizia, delle relazioni abitudinarie, o un modo di relazionarti a quelle relazioni, lo stesso modo, no? L'anima è come se si spegnesse qui, non trova più la scintilla. Io lo so che tu lo stai sentendo, questa cosa. Cioè, tu ti sei già allontanato da qualcosa, però non l'hai ancora del tutto incarnato questa cosa nella realtà. Questa carta mi dice che tu non riesci più a la tua anima non riesce più a nutrirsi di ciò che una volta ti bastava. Ed è perfetto. Niente eterno, no? Cioè, l'anima è eterna, ma tutto pantarei, tutto scorre. Quindi l'energia repressa qua, e magari alcuni di voi possono sentire proprio il bisogno di cambiare vita, il bisogno di allontanarsi da ambienti che ti svuotano o sono già svuotati. Anche una verità emotiva tua dentro trattenuta che non puoi più tenere. Qua mi dice che il tuo eros, la tua energia creativa, non sta trovando nutrimento. E questa è anche la stanchezza dell'anima verso delle situazioni senza vita, senza entusiasmo. Il fuoco qua è represso perché tu continui magari forse a restare dove il tuo cuore non sta più là. E sai cosa sento fortissimo? Che è proprio questo richiamo iniziatico. Il fuoco ti dice smettila di sopravvivere dentro delle cose che non ti accendono più. Punto. Perché vedo proprio questa energia repressa che è legata al desiderio di andare oltre qualche cosa che non ti nutre più emotivamente, che la tua anima sente che il vecchio ciclo è finito, ma forse una parte di te continua a restare là per paura, per abitudine, come ti ho detto prima, o per senso di colpa. Cioè non sa ancora esattamente dove stai andando, ma senti che devi partire, questo è. Ecco, già nel momento in cui fai il passo, lo spirito del fuoco inizia a respirare. Mi spiego? Inizia proprio a respirare di nuovo. Vediamo un po' qual è il desiderio che vuole rinascere. Qual è il desiderio che vuole rinascere? Verso dove sta andando questo 8 di coppe? Allora, il 7 di coppe mi parla di non solo una cosa, di tutto. Allora, il 7 di coppe mi parla di tante possibilità. Cioè, dove vuole rinascere il tuo desiderio? Su più fronti. Qua abbiamo tante coppe. Su tante coppe, su tanti fronti vuole rinascere. La vita lavorativa, vita amorosa, vita di casa, vuole rinnovare tutto. Quindi il desiderio vuole nascere su più fronti, non è uno solo. Io qua vedo proprio che il tuo immaginario si sta riaccendendo. Cioè, con l'8 di coppe l'anima capisce che non può più nutrirsi del vecchio, no? E adesso improvvisamente è come se tornassero possibilità, desideri, visioni, fantasie, richiami. Se facessi questo, se facessi quell'altro. È come se il fuoco dicesse: sei pieno di vita non ancora scelta. Cioè, sei pieno di vita. La vuoi scegliere questa vita? Quindi il desiderio che vuole rinascere potrebbe manifestarsi non solo in amore, le coppie sono le emozioni, l'amore, nella creatività, nella sessualità, nei progetti, nella spiritualità, nel bisogno di esplorare nuove versioni di sé. Cioè, qua l'anima vuole tornare a sentire pluralità, la sua vastità, vuole tornare a sentire le possibilità, l'espansione. Dopo dei periodi magari stretti o emotivamente spenti, il 7 di coppe è come fosse una stanza piena di porte, no? Che si illuminano insieme. Questa carta non ti sta chiedendo di scegliere subito, ti sta chiedendo accendi la visione, immagina, è la carta dell'immaginazione. Quello che facciamo nella foresta immaginale, no? Non so se stai facendo con me il percorso sciamanico, io te lo consiglio vivamente.
però ti dà la capacità di proprio andare oltre il velo della realtà visibile e quindi dove si fanno i giochi. E quindi ti sta chiedendo di immaginare il desiderio, perché tutto è frutto di un'immaginazione. Quello che vediamo nella realtà visibile viene prima immaginata dall'anima. Tu sei anima, mi spiego. Cioè, io qua sento che il tuo desiderio sta tornando a muoversi in più direzioni contemporaneamente, come se parti di te che erano addormentate si iniziano a risvegliare, perché il sette di coppe parla proprio di questa immaginazione vivida, di visioni, di erotismo dell'anima, di possibilità. Probabilmente non sai ancora quale strada sceglierai, ma la cosa importante è che qualcosa dentro di te ha ricominciato a desiderare. Cioè, potrebbe esserci un po' di dispersione anche, ma io non la leggo come errore, cioè la leggo proprio il caos creativo. E, come diceva Nietzsche, solo dal caos può nascere una stella danzante, no? Il caos sacro della rinascita del desiderio, proprio come un fuoco che torna a propagarsi dopo tanto silenzio, mi verrebbe da dire. Sì. Vediamo adesso qual è questa paura che c'hai. Adesso, qual è la paura che sta proteggendo questa tua potenza, che diciamo occulta questa potenza? Qual è la paura che hai? Qua c'è un 4 di coppe, è come se fossi un po' demotivata o demotivato dalla vita, un po' di noia, o come se non riuscissi a cogliere l'opzione giusta per te, le cose giuste per te. Sai che vedo una sorta di anestesia emotiva, come se magari avessi smesso di desiderare apertamente, non perché non c'è il fuoco dentro di te, ma perché hai paura di quello che accadrebbe se tu tornassi davvero viva o vivo. Allora il 4 di coppe ti crea apatia, distacco, noia esistenziale, chiusura. No, non mi va. Però sotto questa apparente immobilità c'è una potenza enorme, ragazze e miei ragazzi, trattenuta. Io la conosco bene questa apatia qua, tanti anni fa. Perché questa è la carta che ti protegge dalla delusione. Ma se non vivi, cioè se non agisci, se non senti il fuoco, non c'è vita. Cioè il fuoco qua ti dice, se desidero davvero, posso soffrire davvero allora, capito? E quindi che fa? Che preferisci spegnerti un po', non esporti troppo, non entusiasmarti troppo, non rischiare. È una difesa questa, è una difesa. Cioè, qua vedo una parte di te che forse si è addormentata un po' emotivamente per proteggersi. E il 4 di coppe ci parla di quella sensazione in cui niente sembra accenderti più, o niente sembra accenderti davvero. Ma non perché dentro non ci sia desiderio, anzi, cioè, come spesso succede quando la potenza è troppo grande, l'anima può creare distanza, diciamo la mente crea distanza, apatia o disinteresse, perché? Per paura di soffrire, o di esporsi, o di perdere il controllo. Infatti qua c'è un dialogo molto bello e profondo con le carte, perché l'otto di coppe mi parla dell'anima che non si nutre più del vecchio. Il sette di coppe è il desiderio che ricomincia a moltiplicarsi, perché tanto, e quattro di coppe c'è paura di sentirlo davvero, perché si espande su più fronti. Questo è un fuoco che vuole divampare, però è come se continuasse a tenerlo coperto, no? Per paura di bruciarti. Perché in chiave immaginale io posso vedere questa carta come se questa apatia potrebbe non è assenza di desiderio, è un desiderio ferito. Mi spiego? Desiderio ferito. Quando abbiamo attaccamenti, no, al risultato, al desiderio. Io vi insegno sempre nelle pratiche sciamaniche che noi dobbiamo agire per fede, per amore. Come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo.
Cioè, tu hai diritto all'azione, ma non per controllare i tuoi desideri, non per cercare di capire con la mente come realizzarli. Quelli appartengono proprio al divino. Quando tu vuoi realizzare qualcosa, ti devi impegnare, ma non ti devi sforzare. Quindi tu ti devi impegnare per fede, perché ti accende quella cosa, non per il risultato. Perché se tu già ti impegni per il risultato, allora questo 4 di coppe è chiarissimo qua, no? Cioè apatia, non raggiungo subito quella cosa, no? E quindi, come vi insegno sempre, quando tu agisci per fede, la fede ripaga sempre e ti arrivano cose strabilianti. Vabbè, ma voi che fate il percorso con me sciamanico lo sapete ormai, migliaia di voi. Sì. Dov'è che sei chiamata o chiamato ad avere coraggio? Dove sei chiamata o chiamato ad avere coraggio in questo momento? Difendi quello in cui credi. 7 di bastoni, cioè guarda, questi due, questi combattono, lui difende lei, no? Insomma, cioè mi difendo, no? Dove sei chiamata o chiamato ad avere coraggio il 7 di bastoni, a lottare. Tu devi lottare per amore, ragazza mia o ragazzo mio, tu devi lottare per amore. Ma non significa lottare per una persona. Lottare per amore significa lottare per l'ideale, ma non con altre persone. Tu devi lottare contro le tue stesse resistenze, contro l'apatia. Volere e potere, diceva mia nonna, dobbiamo lottare contro le nostre resistenze, le nostre paure. Perché quando non le riconosciamo dentro, proiettiamo fuori i nemici esterni. E quindi la lotta, la dimensione della lotta è intrinseca nella natura umana. La guerra è sacra, vi ricordate il podcast La guerra è sacra? Soltanto che tu hai sbagliato nemico, cioè questo è il senso. La guerra è sacra perché la dimensione della lotta è una dimensione intrinseca nella natura, non nella natura umana soltanto, in tutta la natura. Cioè quando tu pianti un semino all'interno della terra, il semino deve lottare contro il guscio per spezzare il guscio, mettere radici e poi il semino deve lottare contro la gravità per germogliare e poi l'alberello deve lottare contro la forza di gravità e farsi spazio nella foresta per andare verso il sole, deve lottare contro le sue stesse resistenze. La lotta è una dimensione sacra, lotta per amore. È una lotta per amore del semino, degli alberi, della nostra anima stessa. È una lotta proprio per onorare il proprio fuoco qua. Una lotta per stare fedeli al proprio fuoco. Quindi dopo queste carte precedenti è chiarissimo perché l'anima adesso vuole andarsene da ciò che non la nutre più. Il desiderio sta tornando. C'è ancora paura di sentirlo pienamente questo desiderio, su più fronti. E allora che succede? E serve coraggio. Il 7 di bastoni, questa è la carta della resistenza iniziatica, di posizione interiore, difesa della propria energia vitale. È come se la tua anima dicesse non permettere più a ciò che ti spegne di governare la tua vita. La lotta qua è una lotta sacra, animale, cioè in natura ogni nascita, come ti ho detto prima, attraversa una tensione, una lotta. Il seme rompe la terra, il serpente cambia pelle, il fuoco consuma per trasformare. Quindi questa carta è una forza di sostenere la propria trasformazione. Quindi lo spirito del fuoco qua ti chiede il coraggio nel proteggere ciò che sta rinascendo dentro di te. Lotta sacra contro le vecchie resistenze, contro le abitudini che ti spengono, contro la paura di essere davvero viva. Perché ogni trasformazione autentica deve attraversare una soglia di tensione. Quindi qua il vero coraggio qua non è contro il mondo, non esiste il mondo esterno, è proprio smettere di tradire il tuo fuoco interiore. Ed è interessantissimo e fortissimo che venga dopo il 4 di coppe perché l'anima qua si anestetizzava,
e adesso comincia a reagire. C'è un istinto vitale fortissimo qua per te che si rialza. Cioè, sai, mi viene l'immagine di questa brace, la brace che improvvisamente prende ossigeno, torna la fiamma, no? Fortissimo. Cosa succede se smetti di trattenerti? Cosa succede se smetti di trattenerti? Cavaliere di denari, raggiungi tutto, tutti i tuoi obiettivi concreti e materiali, concreti, fisici, materiali. I denari sono la terra, sono il radicamento, sono ciò che viene radicato veramente. Quindi cosa succede se smetti di trattenerti? Allora tu realizzi i tuoi obiettivi a livello concreto, tutti, con il Cavaliere di denari. Il Cavaliere di denari arriva lento, ma ogni tarologa ha i suoi codici, no? Per me il Cavaliere di denari è la cosa certa, certa, sta qua, eccola. Quindi realizzi tutti i tuoi obiettivi in modo radicale, non è un fuoco di paglia. Se smetti di trattenerti, la tua energia smette di girare a vuoto e inizia lentamente a creare qualcosa di concreto e visibile. Perché il Cavaliere di denari, ripeto, non dà risultati immediati, perché è vero, è vero, è radicale. Oppure non ti dà illusioni veloci, ma promette proprio solidità, continuità, costruzione reale. Scusate se mi avevamo chiamato. Allora, stavamo dicendo, dopo tutte le carte, soprattutto dopo il 7 di bastoni, allora qua dice, se proteggi davvero il tuo fuoco, allora il destino ti aiuta a renderlo stabile, incarnandolo nei tuoi progetti. Quindi io vedo relazioni mature, progetti concreti, crescita economica, sicura, disciplina creativa e trasformazioni durature. Cioè, questo Cavaliere di denari mi dice che qua tu realizzi tutto quello che vuoi a livello concreto. E anche una guarigione fisica qui, perché il fuoco quando brucia, no? Brucia la vecchia pelle e si incarna nella materia con i denari. E qua diventa guarigione fisica, va bene? La guarigione fisica che è una guarigione psichica, è una guarigione spirituale, la guarigione fisica. Sì. Qual è il messaggio proprio dello spirito del fuoco adesso per te? Il messaggio dello spirito del fuoco. Wow, seguimi e ti porto a essere non felice, strabordante di gioia con il 6 di coppe. Vabbè, il messaggio dello spirito del fuoco è stupendo, perché il 6 di coppe sono i bambini, la bambina interiore e il bambino interiore, cioè ti sta dicendo segui i passi che ti vengono indicati, che questa lettura magari ti ha fatto fare un click in questo momento. Allora, le parole, l'energia dello spirito del fuoco è chiara: se tu segui l'impulso, se tu segui la passione, se tu vai via da ciò che non ti sta nutrendo più il cuore, se tu inizi a immaginare, dai una colpo di coda, no, a questo 4 di coppe e difendi tutto questo, io ti garantisco, e questa è una promessa, che tu gioirai come quando eri bambina, o manco l'hai fatto da bambino o da bambino, però sentirai una felicità che non è più, sai, il piacere in moto. Il piacere in moto, scritto tutto attaccato, è proprio il piacere che non è più suscettibile delle fluttuazioni della vita, è qualcosa che è un fuoco che ti autoalimenta, è una gioia che ti autoalimenta da dentro, al di là di tutte le circostanze esterne, è una promessa straordinaria il 6 di coppe. Quelle gioie dimenticate, quel piacere semplice, riuscire a godere di qualcosa di semplice come se fosse una cosa straordinaria, perché lo è. Questo è il 6 di coppe, è proprio l'amore che non è corrotto dalla paura, per dirlo in questi termini.
Cioè lo spirito del fuoco ti dice che la tua vera potenza nasce dalla capacità di tornare vivo, proprio come un bambino, una bambina. E il 6 di coppe è proprio è quella parte di te che sa ancora emozionarsi, sa ancora desiderare con purezza, sa giocare, sa creare. E questa carta è potentissima, arriva proprio come guarigione del 4 di coppe, perché prima c'era apatia, anestesia, chiusura emotiva, e invece torna la sensibilità, la dolcezza, l'eros del cuore. Questa sei tu col tuo amante mistico, o tu con la tua sposa o sposo celeste. Cioè lo spirito del fuoco ti ricorda che il vero desiderio non nasce dalla performance, no, o dal controllo, no, nasce dal contatto con quello che ti emoziona davvero. Come quando eri bambino bambino. Una cosa ti piace o non ti piace da bambino, non fai troppe storie, o mi piace o non mi piace. Perché non abbiamo i condizionamenti, no? Ah, dovrei dire che forse è buona questa cosa, o dovrei dire no, no, è o sì o no. Quindi questo 6 di coppe parla di una fiamma antica che non si è mai spenta dentro di te, è la capacità di sentire la gioia, il piacere, la tenerezza, l'autenticità. Ed è potentissimo questo. Vediamo cosa hanno da dirti questi oracoli, cioè cosa ha da dirti lo spirito del fuoco, gli spiriti a mezzo di questi oracoli. Un nuovo capitolo. Si sta aprendo un nuovo capitolo della tua vita e era la promessa dell'8 di coppe. Quando le cose sembrano andare giù, sii cosciente che le cose si stanno unendo di nuovo in maniera che si possano adattare alla seguente fase della tua vita. Cioè si sta aprendo un nuovo capitolo. Cioè questo ti sta chiedendo lo spirito del fuoco di fare, di andare verso quell'istinto per questo nuovo capitolo. La luce delle stelle, bellissimo. La luce delle stelle, questi sono i sogni che realizzi, quelli che vuole la bambina, il bambino, che si portano ad essere realtà. E dice, allora, non sabotare la manifestazione attraverso i dubbi o le preoccupazioni, mantieni la fede, crea la luce nell'oscurità. Il cammino delle stelle è fatto della stessa energia. Cioè, questa mi parla dell'immaginazione creativa, ragazze e miei ragazzi, e avete la strada spianata. Avete la strada spianata. È bellissimo. Vediamo cos'altro, il potere altro che ti dà lo spirito del fuoco. La perseveranza, perché se non c'è fuoco non c'è perseveranza. Creo in me stessa e mi attengo a me stessa o me stesso, seguo il mio cuore, tutto andrà in una direzione migliore, cioè segui solo il tuo cuore, l'entusiasmo, la gioia, il fuoco vivo, l'eros, e tutto andrà nel nuovo capitolo. Ok? Bellissimo, veramente bellissimo. Cioè, il fuoco, lo spirito del fuoco, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ti sta chiedendo di smettere di sopravvivere dentro delle situazioni che non accendono più la tua anima. Ti sta chiedendo di ascoltare i desideri che stanno tornando a muoversi dentro di te. Anche se magari sono confusi, anche se fanno paura, anche se non sai ancora dove ti stanno portando. Ti chiede di non anestetizzarti più. Come ti anestetizzi? Con l'apatia? Con l'analisi? Guardando il tuo passato, guardando il tuo futuro. Se tu guardi il tuo passato, il tuo futuro da una sensazione di apatia col 4 di coppe, per forza di cose il tuo futuro sarà così. Perché? Perché la mente razionale che prende il sopravvento, quando tu non pacifichi il tuo passato, formula pentacolare sulle immagini del passato che ti stanno facendo, ti ritornano alla memoria e ti fanno sentire apatica o questa anestesia, no, emozionale. Allora, se noi non pacifichiamo le immagini del nostro passato, dico immagini perché coesistono adesso nell'eterno presente, tu te le ricordi come immagini, allora tu proietti un futuro apatico. Ok, ecco a cosa serve il cammino sciamanico fondamentale, o qualsiasi cammino spirituale che sia però di un empirismo radicale. Quindi
Allora, il fuoco ti sta chiedendo di sentire questi desideri, di non anestetizzarti più, di non reprimere la tua energia vitale per paura di soffrire o per paura di perdere il controllo, di essere troppo intenso. Cioè il fuoco qua ti sta insegnando che la lotta non è contro gli altri, contro il mondo, ma contro tutto ciò che dentro di te continua a spegnerti. E se scegli di non trattenerti più, allora sì che inizi a vedere che le cose diventano concrete, stabili e reali. Ma il messaggio più importante dello spirito del fuoco qua è questo. Lo spirito del fuoco non vuole trasformarti in qualcosa di più duro, ma vuole riportarti verso ciò che ti fa sentire viva o vivo davvero. Cioè verso un desiderio più autentico, più caldo, più innocente, più vero. Cioè il fuoco illumina ciò che il tuo cuore non può più fingere di non desiderare. Te lo ripeto, il fuoco sta illuminando ciò che il tuo cuore non può più fingere di non desiderare. Che cosa vuoi veramente? Ecco, il fuoco ti illumina quella cosa lì. E quando i desideri del cuore sono allineati i veri desideri tuoi sono allineati alla volontà universale, che è la volontà del tuo cuore, poi sono pieni di bellezza. E allora l'anima è felice, non ci sono ostacoli davanti a te. Però lotta contro le resistenze, devi lottare contro la resistenza tua stessa interna. E il fuoco ti farà arrivare qualcosa di meraviglioso, cioè una gioia, il piacere immoto, stupendo, stupendo. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungerei nient'altro. Ci ha schiaffeggiato abbastanza lo spirito del fuoco. Ragazze mie e ragazzi, siete già in questo cammino. Se volete implementarlo sempre di più, sotto all'info box per le ragazze nuove c'è la pratica dei 21 giorni profetica. L'obiettivo è solo uno, che tutto in te sia gioia. Questa è la tua meta. Detto questo, ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima con il prossimo elemento e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.